Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di una cosa veramente importante che a me sta molto a cuore e sono le difficoltà che hanno le persone quando visitano l'Italia. Le difficoltà dal punto di vista culturale, quindi modo di fare, modo di parlare, qualcosa che non è chiaro, ma che tutte le persone che vengono in Italia prima o poi hanno dei dubbi, non riescono a capire, quindi potrebbero anche non godere appieno del loro viaggio in Italia. Andiamole a vedere. La prima difficoltà è legata al volume della voce con cui noi italiani parliamo. A volte può sembrare che sia molto alta, che stiamo litigando, invece non è così. Spesso gli italiani parlano con un volume di voce molto alta, ma per noi è soltanto un modo per salutarci, è un modo normale, quindi va tutto bene, è soltanto una nostra abitudine del parlare. Altro punto sono delle parole che in italiano possono avere diversi significati. E queste parole potrebbero portare una persona che un po' parla italiano e lo studia a magari a fraintendere e intendere magari un altro senso della frase. Quindi fate molta attenzione a quello che noi chiamiamo i falsi amici, quindi sono parole che potrebbero avere degli altri significati. Se qualcosa non è chiaro, provate a chiedere, per favore può ripetere o comunque analizzare sotto un altro punto di vista la frase. Altra difficoltà che una persona ha spessissimo quando visita l'Italia è la velocità con cui gli italiani parlano. E non ce ne rendiamo conto, noi come italiani parliamo molto velocemente. È un qualcosa che riguarda tutti i madrelingua nelle loro lingue, però gli italiani parlano davvero velocemente, soprattutto quando parlano con amici o con conoscenti. Quindi basta chiedere: puoi parlare più lentamente o puoi ripetere? Successivamente, quello che può essere una grande differenza culturale è la distanza tra le persone che parlano, quindi la distanza tra chi parla e chi ascolta. In Italia la distanza media è circa 50-70 centimetri, mentre magari in Nord Europa, in America, le persone possono essere abituate anche magari a un metro. Quindi alcune volte potreste anche avere un fastidio perché degli italiani per parlarvi si avvicinano troppo. Non è una mancanza di rispetto, è soltanto il modo in cui noi siamo abituati a parlare, magari non capiamo che voi o altre persone possono desiderare una distanza maggiore, quindi è un qualcosa che va capito, che fa parte della nostra cultura italiana. Poi abbiamo la gestualità, i gesti, quindi gli italiani parlano tantissimo tramite gesti e questo è un qualcosa già visto nei video che tutti sanno che gli italiani usano moltissimi gesti, però ripeto, non stiamo litigando, non siamo arrabbiati, è un qualcosa che fa parte di noi. Quindi i gesti vengono seguiti dalle parole e è molto utile se riuscite anche a imparare dei gesti prima di venire in Italia. Questo vi aiuterà perché a volte si può anche soltanto parlare tramite gesti senza usare le parole, quindi più gesti conoscete e meglio è. Un altro punto che noi italiani notiamo tanto è il modo di vestire. Non c'è un modo giusto o sbagliato. In Italia c'è un certo modo, un certo trend, quindi riguarda delle situazioni formali, delle situazioni informali, come per esempio visitare un museo, camminare, andare in giro, mentre invece in altri momenti, come la sera, andare a cena fuori, per noi italiani riguarda un cambio di abito. Quindi chiedete liberamente informazioni o punti di vista. Fatevi anche accompagnare a fare un po' di shopping, a comprare qualcosa, perché per noi italiani, in base al momento della giornata o in base a con chi noi parliamo o andiamo a mangiare, per noi riguarda un cambio di abito, per essere vestiti in un certo modo. Effettivamente le persone che non seguono questo modo di vestire vengono subito notati come persone non italiane. Non è un pro o un contro, però è un qualcosa che per noi riguarda e che lo notiamo in maniera automatica. Inoltre abbiamo l'espressività del volto e oltre che con i gesti comunichiamo tantissimo esprimendoci parlando con il volto, quindi le sfumature delle nostre espressioni in viso fanno parte di quello che noi vogliamo comunicare. Quindi riuscire a leggere le persone in volto, guardare negli occhi, guardare l'espressione del viso, può rappresentare veramente un passo avanti per poter comunicare, poter capire noi che cosa vogliamo dire. Infine, un punto molto dibattuto che effettivamente è reale riguarda come noi italiani gestiamo il silenzio durante le conversazioni. Per esempio, gli italiani normalmente
hanno la capacità di interrompere le persone quando parlano per uscire dal loro silenzio. Per esempio, non so se vi capiterà, però se parlate con un italiano e quella persona magari decide di voler dire qualcosa, pensa di voler dire qualcosa, allora lui andrà ad interrompere voi che parlate. Non è una questione di mancanza di rispetto, per noi esprimere silenzio vuol dire come se esprimiamo che non siamo a nostro agio, non ci sentiamo bene in questo momento nel parlare con voi. Oppure il silenzio può significare il termine delle nostre cose da dire, quindi il termine della conversazione, come quando noi nel senso restiamo in silenzio, è un modo per dire in maniera formale, elegante, che abbiamo terminato di parlare, quindi possiamo andare via. Nell'altro senso, se vogliamo continuare a parlare con una persona, cercheremo di evitare di restare in silenzio. E questo può anche voler dire andare ad interrompere voi o le persone che stanno parlando. Per alcuni popoli un modo di fare che è veramente sbagliato, e lo capisco, però cercate di capire, quindi cercate di aprirvi al fatto che in Italia il silenzio viene visto come una maniera non rispettosa, quindi noi cerchiamo di evitare il silenzio. Questo è veramente importante quando provate a viaggiare, quindi riuscire ad aprirvi alle culture del paese in cui voi andate effettivamente a visitare. Dovreste riuscire a uscire dal vostro punto di vista per capire la realtà che state andando a vedere, così da poter capire anche le persone come riescono a parlare, che cosa vogliono dire e perché le dicono, perché chiaramente nessun italiano vuole mancarvi di rispetto, però crescendo, abituandosi a parlare nel nostro luogo di nascita, luogo di crescita, prendiamo gli usi e costumi tipici che andrete a trovare in Italia. Quindi sono molto curioso di sapere se anche a voi è successo così, se avete notato altre cose, e mi farebbe piacere approfondirle, quindi fatemi sapere, spero che questo video sia stato utile e vi auguro di visitare presto l'Italia e di divertirvi molto. Ciao!